vi prego di salutare anche tutti i nostri connazionali collegati dagli Stati Uniti e dal Canada. Proprio in questo momento la fortuna ci ha aiutato. Salute a tutti voi, tifosi del Napoli e no, che siete dall'altra parte dell'oceano. Questo è un incontro con le vostre radici, la vostra gente, la vostra gioia di vivere. Forse anche qualche volta con le vostre sofferenze e i dolori passati, ma oggi è giorno di divertimento e felicità. Ciao a tutti amici degli Stati Uniti e del Canada. Il microfono lo passo a Paolo Paoletti, che dovrebbe essere, ha viaggiato con il Napoli, dovrebbe essere, ha un pochino avuto l'idea di questa trasmissione insieme a tanti altri amici e dovrebbe essere collegato dall'aeroporto. Mi senti, Gianni, che mi Paoletti? senti? Eccomi qui, siamo qui all'aeroporto di Capodichino, siamo appena arrivati. Un cenno subito sulla partita mentre i giocatori cominciano a scendere. Ecco Bruno Giordano. Bruno Giordano, uno dei nuovi campioni d'Italia con la maglia del Napoli. Bruno, è stata una cavalcata entusiasmante, un grande successo. Ma è stato bellissimo, siamo stati un gruppo stupendo dalla prima all'ultima giornata e questa è stata la forza nostra. Grazie Bruno. De Napoli. De Napoli, uno dei napoletani che ha vinto questo campionato con la maglia azzurra, una parola anche per te. Ma siamo tutti contenti, siamo tutti felici, quello è l'importante, che ce l'abbiamo fatta a vincere questo tricolore. Appuntamento in auditorium. Gianni, ancora un attimo, arriva il presidente Ferleino, ma non ti voglio rubare niente con il presidente. Appuntamento in auditorium, presidente. Cosa non sento? Appuntamento in auditorium. Sì, adesso. Qualche Ci istante vediamo fra ancora. poco. Gianni, qualche istante ancora, aspettiamo Diego. Diego non è sceso ancora? No, non ancora, aspettiamo un attimo. Isso non è sceso? No, Maradona non è ancora uscito. Dovessi vedere le immagini dello stadio di Fuorirotta, la Purtroppo qui gente è applaude come impossibile. fosse lì. Purtroppo qui è impossibile. Renica, dopo lo scudetto, la nazionale. Ma speriamo, comunque guarda che festa che c'è sempre. Dovresti vedere, ti dicevo, che c'è qui a Capodichino. Stiamo aspettando tutti Maradona. Non vedo monitor, non vedo assolutamente nulla. Piacere, attenzione. Ecco Carnevale. Ecco Carnevale. 8 gol con il Napoli. Chissà se l'anno prossimo ancora in maglia azzurra. 8 gol, una grande soddisfazione per te, personale, oltre che il successo di squadra. Ma non devo vendicare niente a nessuno, dico solamente lui, è una soddisfazione personale. Ecco Maradona. Ecco Maradona. Quanto tempo ci hai fatto aspettare, ci hai fatto finalmente sei arrivata. Un attimo ancora. Gianni, ti assicuro che sono condizioni impossibili. Lo capisco. Riempiamo questo buco per Paga dirti il dei tuo gol. pedaggio da 11° giovane Carnevale, cronista, lo abbiamo pagato anni fa. 52esimo Barbuti, è entrato al 46esimo. Non è stata una partita esaltante, comunque era prevedibile data la posizione di classifica delle due squadre. Paolo, non so se ce la farai. Ecco finalmente Maradona, ecco Maradona al nostro microfono, il capitano del primo scudetto del Napoli. Si è arrivato 3 anni fa e 70.000 persone sono venuti a San Paolo per applaudirti. Adesso dopo 3 anni arrivi qui a Capodichino con lo scudetto. Che cosa è cambiato in questi 3 anni? Ha cambiato che abbiamo preso lo scudetto adesso, però sempre ho creduto in questa squadra. Non mi è dispiaciuto lottare per la retrocessione, adesso non mi dispiace neanche lottare per lo scudetto. Da campione del mondo a campione d'Italia, sembra quasi che ci hai rimesso. Ma il campionato del mondo l'abbiamo vinto fuori dalla mia terra, per quello io mi sono sentito a Napoli come in casa, per quello è più importante questo. Un'ultima cosa, hai detto tante volte, ho imparato tanto in 3 anni di Napoli, più di quanto ho avuto l'opportunità di fare in tutta la mia vita. Chi è adesso Maradona dopo 3 anni di Napoli? Ma sicuramente questa città mi ha fatto più uomo, più calciatore.
e le devo tanto a questa città e speriamo di continuare così. Grazie, collegamento Ciao, che ritorna Paoletti. all'Auditorium Gianni, a fra poco. Bene, grazie a Paoletti, capisco che ha pagato il suo pedaggio di giovane cronista d'assalto. Ritorniamo a questo studio dove si è riunita la Napoli dello spettacolo, la Napoli della cultura, per festeggiare una giornata di grande aggregazione. Un artista fra le più importanti, una delle voci più belle di Napoli, Teresa De Sio. Ciao. Allora, Un sentimento espresso in poche parole. tanta voglia di fare Amuina. Amuina, che è Amuina? Ne stanno facendo tanta fuori, lo dobbiamo fare pure noi qui. Spieghiamo ad Aosta, Bolzano e Molfetta cos'è Amuina. Beh, per esempio suonare è un modo di fare Amuina, oppure andare a una partita e fare il tifo forte, quello è un modo di fare Amuina, però è l'Amuina giusta, quello no. Sì. Oh, è un no. Allora Amuina, Teresa De Sio. Se avete voglia di battere le mani stasera, fate invece battere il cuore, perché per questa canzone forse ne vale la pena. Teresa De Sio. Ma vorrei vestire bene, vorrei uscire. Stanotte è così dolce l'aria. E questo calore non si può dormire. Che smania m'ha pigliate camminare. Qualcuno che mi fa parlare tanta da passare. Tieni in mente sta paloma, come gira e come vota, come torna nata vota, sta cerogena a tentare. Palome che sta in lume, non è rosa ci sommina, e tua forza che avvicina ti può mettere a volare. Vattene una pazzarella, va palomella e vola e torna a stare così fresca e bella. Oh, vita io pure, oh, abbaglia piano piano, e che mi brucia mano, potene voler toccare. Sta paloma
c'era già tanta vento scuro per me sola, sta cannella ardesse struie, si ardesse tutte e due, non potesse consolare. Vattene pazzarella, va palumelle fora e torna a stare così fresca e bella. Ma mica io pure, ma paglia chiano chiano, e che mi brucia mano, potene voler cacciare. Franco Giacoia e Robert Fitz. Grazie, ciao. Prego, Zio. Un altro flash della storia del Napoli. Febbraio 52 al presidente Musolino succede Achille Lauro. Il senatore regala ai napoletani pasta e Jepson. I ricordi in questo filmato sono di Pesaola e Vinicio. Vediamo ancora questo filmato. Per Napoli città e squadra comincia l'epoca Laurina. Il successo elettorale della sua lista monarchica nelle amministrative coincide con il primo solenne impegno: trasferire a Napoli il giocatore straniero più bravo. È lo svedese Hasse Jeppsson dell'Atalanta. Lauro lo paga 105 milioni, una cifra enorme se si pensa che il bilancio del Banco di Napoli, il più grosso istituto di credito del Sud, quell'anno non supera i 500 milioni. Io sono arrivato insieme con Jeppsson, poi è arrivato Vinicio, è stato un tandem, direi sarebbe diventato, credo, poteva anche rimanere nella storia del calcio italiano e del calcio principalmente dei napoletani. Purtroppo Jeppsson è stato trasferito a Torino, è rimasto Vinicio che tutti quanti sanno le prodezze di Vinicio. Vinicio veramente credo che sia stato il più grosso attaccante che abbia avuto il Napoli. Ho cercato sempre di fare del mio meglio e ancora oggi Napoli mi ricorda proprio per quella dedizione che avevo in campo. E dopo 5 anni ho dovuto lasciare Napoli per, diciamo così, una decisione dei dirigenti di quella epoca che mi avevano trasferito a Bologna. Bene, avete visto all'inizio la distribuzione della pasta. Leggo qui nelle note che mi ero preparate, evidentemente c'era fra lo sponsor attuale del Napoli e la pasta, che è appunto la pasta Buitoni, e il Napoli, un legame, diciamo, culturale quasi. Qui nelle note leggo che 160 anni fa, quando il grano duro arrivava dalla Calabria o dalla Sicilia per l'azienda Buitoni, che era nello Stato Pontificio, pagava Gabella a Napoli, capitale dello Stato borbonico. Adesso invece la pasta aiuta a vincere lo scudetto. Grazie quindi anche alla Buitoni, sponsor anche di questa trasmissione. E questo signore che vedete leggermente incanutito era un vichingo biondo che fece sognare Napoli, signore Hasse Jeppsson.
E se vuole uscire dal suo posto anche Pesaola, che gli faceva i cross, dovrebbe venire qua vicino a noi. Jepson, come visse uno svedese a Napoli? Era un cambiamento veramente molto forte dal freddo scandinavo giù a Napoli con il sole, il mare, era bellissimo. E si trovò bene Jepson? Veramente molto bene, sì. E perché Jepson non riuscì a fare quello che Maradona è riuscito a fare? C'è tante ragioni. Socioculturali si direbbe. No, ma credo che la squadra non era forte come Juve e l'Inter Milan in quel periodo. Adesso la qualità del calcio e tutte le squadre giocano molto meglio. È ora che Napoli ha vinto lo scudetto. Dovete sapere che questo signore, dopo aver finito di giocare al calcio, è stato amministratore delegato di grande società, console svedese a Milano, ha fatto una grande carriera di manager. Com'era allora? Era un intellettuale, Jepson? Ci si parlava? Diciamo che tanto lo svedese non l'ho mai parlato io, ma diciamo che sul campo si parlava molto bene perché andavamo molto d'accordo e penso che sia stato uno dei grossi personaggi, uno dei grossi giocatori che abbia avuto di annoverare fra i migliori che ha avuto il Napoli. Cosa vi mancò allora, Pesaola? E ci mancava che gli altri fossero meno forti di noi, e invece erano più bravi. Avete visto due mondi che si sono incontrati a Napoli. Jepson, una persona apparentemente fredda, un nortico, e questo argentino napoletano, sempre coinvolto nel bene e nel male nei destini di questo Napoli. Vi ringrazio e applaudite. Questa è storia di Napoli e io vado ora a salutare un artista che anche lui è un pezzo di storia di Napoli, Mario Merola. Grazie. Sei pallido dall'emozione. Beh, ma se non sei emozionato non sei nessuno. Devi essere emozionato. Guarda che bella platea. A parte poi i signori che stanno qua, quelli che stanno fuori. Quindi devi essere due volte emozionato. Mario, tu hai preparato qualcosa di particolarmente incisivo, toccante per l'occasione. Hai scelto un poeta, Bovio, sì, che ha raccontato nelle sue canzoni Napoli come pochi altri, e hai voluto scegliere alcuni versi per sottolineare, diciamo così, questo legame con questa città. La canzone non te la chiedo, è la canzone che segue i versi. Io ti lascio col tuo magistero di artista popolare, Mario Merola. Grazie. Addio Maria, canzone re canzone, luce e compagni di tutta la vita mia. Addio ti dico senza canto e suono, solo con l'occhio da malinconia. Io lascio mare, tu non ci pensi. O mare d'ora non vedo più, e che non vedo l'alba chiara, che era una fresca con viaggio per tu. Addio Maria, Maria saluta a me la Napoli per me, dilla che è stata la passione mia, dilla che l'ha chiamata quanto a te. Come bella montagna stanotte, bella così, non la giuista mai. Nana ma pare la signora
sai, e piange dopo fai. Chissà stanotte dove stai. Voglio a te, voglio a te. Che sto occhiata manna, nata vada a vedere. Dino Fiorentino al pianoforte. Mario Merola. Napoli nella sua tradizione più vera. Guardate allo stadio di Fuorigrotta, hanno sentito Merola con la stessa passione con cui sottolineavano i gol del Napoli quest'anno. C'è una fusione proprio stretta fra canzone e calcio, evidentemente sentimenti popolari. Sentimenti popolari che hanno travolto anche personaggi che solitamente sembrano distaccati da certe passioni che invece sono solamente della gente comune, come si dice. E invece no, nel cuore di tanta gente che raggiunge successo nella propria professione, che raggiunge i vertici di un mondo dove tante volte è più importante apparire che essere, c'è i sentimenti normali, i sentimenti della gente. Un pullman hanno organizzato, un pullman che Luciano De Crescenzo ha soprannominato di napoletani pentiti. E allora io mi scuso se forse non li nominerò tutti, però quelli che riesco a nominare si alzino in piedi come a scuola e avranno il loro applauso. Non è che il pentitismo sia una cosa sempre, a volte discutibile, ma in questo caso è una cosa buona, come si dice a Napoli. Bene, allora, signori e signori, Sergio Corbucci e signora, in piedi. Non è arrivato Sergio Corbucci? Me l'avevano dato per arrivato, ho incominciato, allora chiamiamo il capitano. C'è Sergio Corbucci? Non c'è. Luciano De Crescenzo. Riccardo Pazzaglia. Pasquale Squitieri. Lina Wertmüller. Con il marito Enrico Giobbe. Sergio Solli, attore di Edoardo Concolella, commediografo napoletano della nuova generazione. Vorrei ricordarli tutti. Che posso dire ancora? Non mi dovete rovinare la sorpresa. Non me la dovete rovinare. Siete uomini di spettacolo. C'è il colpo a sorpresa. Bene, allora io faccio un break perché c'è una sorpresa fra questi ospiti che è legata più strettamente alla storia del Napoli. È arrivato uno di quei personaggi che possiede i sentimenti della gente nella sua voce. È arrivato dalla Germania apposta, non si è potuto preparare, ma come tutti gli artisti napoletani è capace di improvvisare. E improvvisa, signori, Reginella. Ed è Nino D'Angelo.
Regina quando stivo conmigo non mangiavo capane e cerasa e campavo nei vasi e che vasi tu cantavi e ci agniva per me e io guardavo cantavo contigo Regina non bella da giovane bene a te, tu mi hai voluto bene a me, ma non ci amiamo più, mai foto tu, distrattamente pieno.